Benvenuti amici o bentornati su Beautiful Life Society. Oggi approfondiremo tutta la seconda parte del caso Theranos. Come vi avevo detto alla fine del primo video, analizzeremo tutta la parte delle deposizioni, così come anche tutta la parte relativa al processo che poi è stato intentato sia contro Elizabeth Holmes che contro Sunny Balwani. Inoltre approfondiremo un po' quelle che poi sono state le conseguenze a livello umano di tutte le persone che quindi sono state direttamente coinvolte in questo caso, come anche la psicologia di Elizabeth Holmes, perché verranno fuori degli elementi che secondo me sono molto interessanti e che vale proprio la pena di approfondire. Come sempre io vi invito ad iscrivervi al nostro canale e a lasciare un commento per dirmi insomma cosa ne pensate di questo caso. Se l'opzione hype è attiva per questo video, vi chiedo la gentilezza di darci qualche punto. Questo ovviamente riuscirebbe a far arrivare questo video a quante più persone possibili. Lo sapete, per voi è un click, ma per noi è la vita e la ricompensa di tutto questo immane lavoro. Quindi vi chiedo insomma di aiutarci a far arrivare questo video a quante più persone possibili. Detto questo, non mi voglio dilungare in troppe premesse perché abbiamo tantissime cose da raccontare e quindi direi di iniziare con la seconda parte. Per chiunque voglia recuperare il primo video in cui approfondiamo tutta la parte relativa ad Elizabeth, gli inizi e la nascita di Theranos, troverete il link in descrizione oppure il link che comparirà qui oppure qui, non so in quale due, comunque comparirà nella parte in alto del video. Detto questo, direi di cominciare. L'11 luglio del 2016 Elizabeth Holmes viene chiamata a testimoniare ed è una deposizione legale che durerà circa 3 giorni. Tra l'altro la trascrizione è anche disponibile negli archivi della SEC e ci sono anche diversi estratti che poi sono stati riportati dalla stampa nel caso in cui voleste recuperarli. Questa deposizione tra l'altro fa parte anche delle indagini civili che poi sono state avviate in quel periodo. La sessione si apre con domande sui primi anni di Theranos. Il procuratore quindi si concentra soprattutto sul 2010 e chiede ad Elizabeth dove fossero gli uffici della società e quanti dipendenti lavorassero in quel periodo. Elizabeth però ragazzi comincia subito male perché lei dice di non ricordare esattamente il numero dei dipendenti, azzarda tipo 150, forse 100 e ha persino dei dubbi su quello che era l'indirizzo della società. Le viene chiesto ad un certo punto chi ci fosse all'epoca all'interno del team manageriale e lei fa il nome di Sunny come CEO, ma dice di non ricordare chi altro ci fosse. Aggiunge solo che c'erano tipo dei manager, persone che appunto lavoravano allo sviluppo del dispositivo e dei cosiddetti consumables, cioè le cartucce chimiche da inserire all'interno della macchina, ma di non ricordare chi fossero queste persone. L'interrogatorio, ragazzi, prosegue con una serie di domande sul prodotto su cui stavano lavorando. Elizabeth lo definisce quindi una versione precedente del Minilab, che è la versione 3.5, ma quando le chiedono cosa stesse facendo esattamente, cioè quali test fossero in sviluppo, quanti test il 3.5 potesse elaborare, le sue risposte diventano un continuo non lo so, non ricordo, penso, non sono sicura. Un elemento infatti emerge subito all'interno di questi interrogatori, no? Cioè che Elizabeth praticamente non vuole fare nomi. Quando il procuratore le chiede chi fosse responsabile di determinati test o chi eseguisse determinate procedure di laboratorio, lei ripete sempre di non ricordarlo. È sorprendente perché per anni lei è stata descritta come una leader ossessivamente presente, capace di controllare ogni fase dello sviluppo tecnologico e quindi il contrasto tra queste due versioni è enorme e tra l'altro apre anche un enorme interrogativo che è anche alquanto legittimo, ovvero davvero non ricordava oppure non voleva ricordare? Quando le chiedono di spiegare anche come venivano condotti i test di validazione del Minilab 3.5, la risposta anche lì è vaga perché lei parla dell'esistenza di un documento guida dell'FDA, utilizzato quindi per verificare se ogni passaggio fosse stato validato correttamente, ma non entra mai nel dettaglio, non descrive i criteri, non dice chi li applicasse.
Cioè lei afferma che quel form includeva vari step da validare, ma quando le viene chiesto di chiarire a quale documento lei si stesse riferendo, anche qui divaga. Dice che forse erano delle linee guida standard per lo sviluppo del prodotto, dice che probabilmente erano state fornite da Celgene, cioè una società biofarmaceutica, e aggiunge ancora una volta che però lei non è certa di questa cosa. Quando il procuratore le chiede se avesse visionato personalmente quei documenti, lei risponde di no e dice di non sapere chi l'avesse fatto. Ad un certo punto, infatti, Elizabeth spiega che esistevano diverse versioni del Minilab. Attenzione ragazzi, perché qui ci ricolleghiamo a quello che dicevo all'inizio della storia, nel primo video. Lei cita la versione 3.0 e la versione 3.5. Le chiedono quindi quale fosse la differenza tra i due e ancora una volta ragazzi niente, perché lei risponde che il 3.5 era più robusto, ma non sa dire in cosa consistesse questa presunta robustezza. La particolarità tra l'altro di questa deposizione è che Elizabeth parla molto, ma solo quando deve restare sul generico. Usa lo stesso registro che lei ha usato per anni nelle sue interviste pubbliche, ripete praticamente la solita narrazione, cioè piccoli volumi di sangue, grande varietà di test e rivoluzione diagnostica. Ma appena si va sul tecnico e quindi deve spiegare nel dettaglio come tutta questa rivoluzione funzionasse, lei tutte le volte sembra cadere dalle nuvole. Comunque Elizabeth afferma che già prima del 2010 Theranos aveva iniziato ad intrecciare partnership con varie aziende farmaceutiche, ma di nuovo non ricorda chi avesse avviato questi contatti e non ricorda nemmeno se Theranos nel 2010 stesse generando degli introiti. E qui ragazzi arriviamo ad un punto che è cruciale, perché Elizabeth Holmes è stata CEO di Theranos fin dal primo giorno, eppure nelle deposizioni dell'11 luglio del 2016 lei appare tutte le volte evasiva su quasi tutto. Chi faceva i test? Boh, non lo so. Chi gestiva le partnership strategiche con Walgreens e Safeway? Non lo so. Quanti dipendenti c'erano? Penso forse 100-150, ma non lo so. Quale fosse il fatturato dell'azienda? Boh, non so nemmeno questo. Cioè ragazzi, lei non ricorda niente. Infatti secondo ABC News nel corso dei 3 giorni di deposizione Elizabeth avrebbe risposto non lo so più di 600 volte, che è una cifra impressionante. E tra l'altro per molti osservatori questa strategia è molto chiara, perché lei tentava in tutti i modi di ridimensionare il suo ruolo decisionale per minimizzare tutte le responsabilità anche a livello personale. Quindi dire non lo so significa io non ero al corrente di nulla, io non ero direttamente coinvolta nelle situazioni. Ma il problema ragazzi è che questo atteggiamento contraddice tutta l'immagine pubblica che lei stessa aveva costruito, contraddice tutte le mail interne, contraddice anni di testimonianze che la descrivono come leader totalizzante, cioè la distanza quindi tra quello che era il mito costruito e la deposizione poi rilasciata è enorme, ed è qui che arriva appunto poi la frase che cambia tutto. Perché ad un certo punto dovete sapere che Elizabeth dice: abbiamo quindi pensato che Theranos sarebbe stata un'azienda di sensori e software e che l'investimento nel supporto alle decisioni sarebbe stato il modo in cui le persone sarebbero state in grado di utilizzare questi dati per la diagnosi precoce. Questa frase, se l'analizziamo, ribalta completamente tutta la narrazione costruita in tutti quegli anni, perché fino a quel momento Theranos era stata presentata come un'azienda biomedica rivoluzionaria, Edison era stato presentato come il dispositivo medico che sarebbe stato capace di fare oltre 200 test con poche gocce di sangue, quindi è un miracolo biomedico, no? Una promessa per investitori, giornalisti e partner come Walgreens. Ora però sotto accusa Elizabeth cambia tutta questa versione, perché Theranos non è più un'azienda biomedica, è invece una tech company in fase sperimentale. E se ci pensiamo strategicamente, tutta questa versione cambia praticamente l'intera narrazione, perché se una tecnologia medica fallisce, beh, si possono mettere a rischio anche le vite umane, ma se fallisce un software,
nella Silicon Valley è quasi routine, si chiama fail fast, ovvero fallisci in fretta ma poi riprenditi, e non è un reato. È un modo per alleggerire tutto il peso delle sue responsabilità, è un modo quindi per trasformare un disastro sanitario in un semplice fallimento commerciale, ma ovviamente noi lo sappiamo che non era così. Arriviamo allora alla domanda successiva del procuratore, ovvero quali competenze avesse Sunny Balwani. Elizabeth risponde elencando tutte le esperienze di Sunny nel campo tecnologico, ma quando le chiedono se avesse competenze mediche o biomediche, lei risponde di no. E lo dice senza esitazioni. Poi però ad un certo punto le chiedono di chiarire quali fossero le responsabilità sue e quelle di Sunny all'interno di tutta questa storia, ed Elizabeth come sempre sceglie con cura le sue parole, perché lei risponde che si occupava della missione, cioè della visione dell'azienda, della sanità che doveva essere accessibile a tutti, e anche insomma di questioni un po' più legali come le proposte normative in Arizona di cui parleremo più avanti. Insomma, Elizabeth si dipinge come l'immagine pubblica. Sunny invece, sempre secondo lei, gestiva tutto quello che accadeva dentro Theranos: laboratori, test, tecnologia, operatività. In pratica lei sognava e cercava quindi di trasmettere questo sogno al pubblico, mentre Sunny eseguiva. Ed è un tentativo molto evidente di scaricare su Sunny tutte le responsabilità tecniche, ma il punto è che nella sua deposizione Sunny dirà l'esatto contrario, e questo rende ovviamente tutta la storia ancora più incoerente. Io ragazzi credo che come al solito la verità stia nel mezzo, perché entrambi controllavano secondo me tutto, entrambi prendevano decisioni insieme, entrambi conoscevano cosa stavano facendo e cosa stava accadendo, e poi quando tutta la situazione praticamente è esplosa hanno cominciato ad accusarsi a vicenda per salvare il salvabile. Elizabeth infatti nella sua deposizione afferma che lei non gestiva direttamente i rapporti con i partner, dice di conoscere bene Steven Bird, che era il CEO di Safeway, ma sostiene che la partnership con Walgreens l'abbia eseguita Sunny, o l'abbia seguita Sunny, non lei, o in alternativa altre persone, che poi chi siano questi altri non viene chiarito perché Elizabeth non lo dice. Un altro punto molto importante in questa storia riguarda il presunto rapporto che la società avrebbe avuto con il Dipartimento della Difesa, perché dovete sapere che per anni Elizabeth aveva lasciato intendere che Edison fosse usato anche in Afghanistan, all'interno dei campi di battaglia, ma ovviamente come tutto il resto era falso, perché in realtà Theranos aveva partecipato soltanto ad uno studio preliminare nel 2010 su pazienti ustionati, uno studio che era stato finanziato dal Dipartimento di Difesa, ma non c'era stato nessun impiego sul campo, nessuna approvazione, solo qualche centinaia di migliaia di dollari in contratti sperimentali. Quando le viene chiesto conto anche di questo fatto, Elizabeth si tira di nuovo fuori, dice di non aver partecipato a quegli incontri e attribuisce ovviamente il tutto ai membri del consiglio di amministrazione, perché con il loro background politico e militare in pratica erano stati loro a portare avanti la trattativa, e principalmente Elizabeth attribuisce tutta la colpa o tutta la responsabilità di questa situazione a George Shultz. E qui davvero ragazzi mi viene da sorridere, perché sembra quasi che in questa deposizione Elizabeth fosse presente ovunque tranne dove serviva, ed era quindi responsabile di tutto tranne che delle parti incriminate, che poi sono quelle più importanti. Che fosse vero o meno, lei comunque quella narrazione l'aveva gonfiata per anni, costruita per aggiungere credibilità all'azienda e sedurre investitori e stampa, e questa cosa verrà ad ogni modo comprovata. Anche sul lato finanziario Elizabeth sostiene di non essere mai stata coinvolta direttamente nelle operazioni di investimento su Theranos. Lei dice che era Sunny a gestire tutte quelle decisioni. Aggiunge tra l'altro che tutte le informazioni che lei aveva sugli investimenti le erano arrivate dalle conversazioni che lei aveva avuto con Sunny, cioè in pratica lei lascia intendere che lei accettasse passivamente tutte le scelte finanziarie prese dal suo CEO, che detta così ragazzi è assurdo anche solo da sentire, perché Sunny era il suo braccio destro, certo, e va benissimo anche delegare, di sicuro Sunny ha portato avanti delle trattative, però una cosa è delegare, un'altra è dire io non so nulla, cioè non è credibile pensare che lei
si limitasse a fidarsi senza sapere minimamente cosa Sunny stesse combinando con i soldi degli investitori, perché la compagnia era di Elizabeth. Theranos esisteva perché l'aveva fondata lei, cioè come poteva non essere coinvolta in decisioni che potevano cambiare il futuro della società? Capite anche voi che tutto questo non ha senso. E comunque su questo punto Elizabeth aggiunge pure un altro tassello, perché sostiene che la maggior parte delle volte era Sunny ad avere l'ultima parola, cioè secondo lei era lui a prendere la maggior parte delle decisioni. Precisa infatti che spesso lei e Sunny discutevano perché non erano d'accordo su tante cose, ma alla fine, a prescindere da tutto, quello che contava era quello che decideva Sunny. Quando poi ammette di essere stata lei principalmente a capo del progetto per la partnership con Safeway, subito dopo ridimensiona il suo ruolo. Lei sostiene che non faceva niente se prima non aveva l'approvazione di Sunny. Per esempio, quando lei doveva mandare una mail, seguiva sempre i suggerimenti di Sunny. Dice che infatti funzionava così perché tra loro due, cioè il loro rapporto era più una relazione dinamica, che poi detta così, ragazzi, è poco credibile, perché se alla fine l'ultima parola è sempre di uno solo, in questo caso di Sunny, questa più che una dinamica è una relazione piramidale o unilaterale, perché la tua opinione alla fine non conta. Tutti, secondo la sua versione, riportavano a Sunny, soprattutto i manager delle varie aree. Era lui che infatti programmava e partecipava alle riunioni con investitori e partner. In pratica Sunny era il vero CEO senza nemmeno saperlo. Occhio, con questo non voglio dire che lui non avesse responsabilità di alcun tipo e che Elizabeth praticamente gli stesse attribuendo cose inventate, ma se ci pensiamo, ragazzi, qui il punto è più che altro un altro, cioè come abbiamo detto prima è molto più realistico pensare che tutto quello che Elizabeth descrive lo facessero entrambi, lo facessero insieme. Durante i round di finanziamento Theranos aveva offerto, diciamo, le proprie azioni a $15 l'una. Questo prezzo tra l'altro era stato giustificato basandosi sulle promesse ambiziose della società, ma dietro quella cifra alla fine noi lo sappiamo c'era poco o niente, perché come abbiamo già visto tutte le dichiarazioni fatte agli investitori erano in gran parte false o fuorvianti. Quel prezzo, infatti, $15 ad azione, rappresentava una fiducia costruita su una bugia, cioè in sostanza Theranos non aveva giustificato i $15 ad azione con ciò che la tecnologia riusciva davvero a fare nel presente, lei li aveva giustificati con quello che la compagnia prometteva di poter fare in futuro, ma il punto è che nessuno lo sapeva ed era un racconto totalmente falso e fuorviante. Elizabeth, Sunny e tutti quelli che li sostenevano si muovevano costantemente all'interno di queste zone d'ombra, dicevano senza dire, sostenevano senza provare, e qui torniamo a quello che dicevamo prima, quando loro portavano avanti appunto narrazioni come ad esempio quella sul coinvolgimento del Dipartimento della Difesa e del Pentagono, senza però mai dimostrarli con i fatti, perché non erano storie vere, erano storie inventate, ma potevano raccontarle lo stesso, perché sì, è vero, c'erano stati dei contatti con il Dipartimento della Difesa e ce n'erano stati diversi, solo che erano completamente diversi da quello che loro facevano intendere, e siccome nessuno faceva domande davvero scomode, loro andavano avanti e da lì a defraudare, ragazzi, il passo è brevissimo. E capite bene che in un sistema capitalistico come quello su cui si basa buona parte della società occidentale, ogni azione, così come ogni promessa, dovrebbero basarsi su dati reali, non su promesse future, non su informazioni nebulose, soprattutto quando in gioco ci sono capitali di queste dimensioni. Quando la verità poi tra l'altro è venuta a galla, tutte quelle azioni si sono trasformate automaticamente in carta straccia, perché non c'era nessun ritorno, solo milioni di dollari che sono letteralmente andati in fumo. Per quanto riguarda i pazienti, Elizabeth non è in grado di stabilire con precisione quanti campioni raccolti nei punti vendita di Walgreens siano stati effettivamente analizzati nei laboratori di Theranos, ma anche qui lei scarica tutta la questione sugli altri, attribuisce quindi tutta la responsabilità a Sunny, di nuovo, ma anche ai direttori di laboratorio. Dice che erano loro a gestire tutte quelle scelte operative. Però il contesto
racconta un'altra storia, perché le decisioni di usare certe macchine, di modificare certi strumenti, sembra più inserirsi all'interno di una strategia più ampia, che però Elizabeth conosceva benissimo. Theranos stava modificando le macchine Siemens per adattarle ai reagenti chimici che erano compatibili con Edison. L'obiettivo infatti era quello di simulare le capacità della tecnologia di Theranos e far finta quindi che funzionasse come promesso, cioè che Edison funzionasse come promesso. C'è poi tra l'altro anche un dettaglio fondamentale che Elizabeth all'inizio non menziona, ovvero che nei punti prelievo di Walgreens Theranos aveva iniziato ad usare anche il metodo classico, cioè il prelievo endovenoso. Questo particolare, tra l'altro, salta fuori solo quando è il procuratore a farglielo notare. E allora, ragazzi, viene spontanea una domanda: come poteva non sapere come venivano condotti i test se sapeva benissimo del cambiamento nella strategia commerciale? Quando infatti viene incalzata su questo punto, Elizabeth ammette che per alcuni tipi di esame loro avevano iniziato ad utilizzare il prelievo endovenoso e ammette anche che in certi casi quei campioni venivano comunque inseriti nei dispositivi Edison, ma ci tiene subito a precisare che secondo lei si trattava soltanto di una fase iniziale. Lei dice che avevano appena aperto il laboratorio clinico e che una volta appunto valutati i progressi della tecnologia di Theranos, così come i potenziali costi di quei prelievi endovenosi, l'idea era quella di interrompere quella pratica. Ma il procuratore non è molto convinto di questa risposta e quindi torna sulla domanda chiave, ovvero: questo cambiamento era stato comunicato agli investitori? Era stato comunicato a Walgreens? Ed Elizabeth di nuovo dice di non ricordarlo. Per quanto riguarda Walgreens e Safeway, Elizabeth sostiene che durante le trattative per la partnership avesse spiegato la divisione del loro progetto in due fasi. La fase 1 era concentrata sullo sviluppo e sul miglioramento della tecnologia, mentre la fase 2 doveva essere incentrata sul lancio commerciale e sulla creazione dei punti di prelievo. Aggiunge di aver mostrato ai partner anche il nanotainer, cioè il piccolo contenitore che era pensato per raccogliere poche gocce di sangue. Spiega che prima del nanotainer loro usavano i consumables, cioè le cartucce, e che il nanotainer era stato progettato per essere più resistente alla pressione degli agenti chimici che si trovavano all'interno di Edison. In questo modo, quindi, Elizabeth fa intendere che Walgreens e Safeway sapessero che Theranos stava usando sistemi alternativi, ma che si trattava soltanto di soluzioni temporanee. Il problema, ragazzi, è che il discorso non è chiaro e in effetti il procuratore torna di nuovo sull'argomento perché evidentemente non era chiaro nemmeno a lei. Io vi leggo le parole di Elizabeth perché almeno speriamo che lei possa delucidarci un po' su questo punto. Ad un certo punto il procuratore le chiede: quindi lei sta dicendo che la chimica era davvero importante, ma il modo in cui viene elaborato un test e quale macchina viene utilizzata, come può non essere parte integrante della conversazione? Ed Elizabeth risponde: penso che, in termini di ciò a cui le persone erano interessate nella fase 1, non è mai stato in nessuna conversazione a cui ho partecipato un punto di discussione. Si trattava di: avete un metodo per far funzionare questa chimica su un piccolo campione? E parte di questo era il protocollo. In parte si trattava invece di raccogliere molte provette, di standardizzare il tutto a una o due provette e poi di implementarlo in modo da poter gestire tutto il volume. Nella fase 2, poiché si cerca di non essere in un laboratorio, ci si concentra molto sulla macchina, perché ora si cerca di mettere il laboratorio in una scatola, ma non era quello che stavamo cercando di fare nella fase 1 e per la maggior parte delle volte, la maggior parte delle nostre conversazioni si è concentrata sulla fase 2, perché stavamo cercando di arrivarci molto velocemente e il più velocemente possibile. Ok, parliamone. Cioè, in pratica lei dice che la tecnologia non è ancora pronta, ma ci arriveremo. Nel frattempo, però, noi abbiamo aperto, abbiamo preso soldi, abbiamo venduto un sogno e abbiamo fatto accordi milionari.
però tranquilli, non vi preoccupate, che ci stiamo arrivando. Della serie non c'è ancora niente, ma intanto incassiamo, noi ci portiamo avanti. Fa sorridere il fatto che dopo questa risposta ovviamente cala il silenzio. Ora, noi non vediamo le facce dei procuratori presenti perché ovviamente la telecamera è puntata su Elizabeth, ma in un certo senso penso che possiamo immaginare quali sono queste facce, no? Io credo, e secondo me lo credeva anche il procuratore, perché dalle deposizioni, insomma, da quello che dice mi ha dato questa impressione, che sia molto più probabile che lo scenario appunto sia opposto, cioè che questi sistemi alternativi, come li chiama lei, siano stati messi in piedi per coprire il fatto che Edison fosse difettoso e che continuasse ad esserlo. La deposizione, ragazzi, continua a concentrarsi sulle presentazioni fatte da Elizabeth e Sunny, quelle presentazioni appunto fatte agli investitori come anche ai partner, ma le risposte di Elizabeth sono sempre uguali, sono nebbiose, piene di non ricordo, non lo so, perché Elizabeth poi non contesta mai davvero le prove che le vengono mostrate o presentate, e la maggior parte appunto di queste prove sono email scambiate tra lei e Sunny, a volte anche con altre persone in copia, in cui praticamente si parla del modo di fare le presentazioni, si parla dei risultati dei test, e tutte queste email smentiscono la sua versione, cioè la versione secondo cui lei non era coinvolta direttamente in queste situazioni. Saltano fuori anche degli episodi in cui alcuni report ogni tanto tipo sparivano, quasi come se certi documenti considerati scomodi, insomma, si perdessero per strada, e dato che la partnership più grande e concreta era appunto quella con Walgreens, l'ultima parte della deposizione si concentra anche molto su questa relazione. I procuratori infatti si focalizzano molto sul periodo che va dal 2010 al 2013, perché questi qui sono considerati anni cruciali. Sono infatti gli anni in cui questa partnership è stata plasmata e sono anche gli anni in cui vengono definite le strategie di partnership che la società appunto voleva intraprendere nel futuro. E in effetti viene fuori che uno dei motivi per cui Walgreens aveva deciso di chiudere il contratto con Theranos non era soltanto lo scandalo che era appunto esploso con la stampa, non era soltanto lo scetticismo crescente della comunità scientifica, c'era anche un problema molto più strutturale, ovvero quello del rapporto che Theranos aveva con i suoi clienti. Negli ultimi tempi, infatti, il numero di persone che entravano nei Theranos Wellness Centers era praticamente crollato. Questo aveva iniziato ovviamente a far preoccupare i dirigenti di Walgreens, che neanche a dirlo si erano accorti della situazione. Così decidono di andare a fondo, volevano capire cosa stava accadendo, e quando lo fanno scoprono che c'è qualcosa che in realtà loro penso non si aspettassero neanche nei loro peggiori incubi. Scoprono infatti che Theranos aveva invalidato alle spalle di Walgreens una cosa come 31.000 test, 31.000 esami annullati relativi a clienti che si erano recati nei Theranos Wellness Centers per appunto procedere con un normale prelievo, ma che di fatto non avevano mai ricevuto i risultati. E questa cosa, ragazzi, era sistematica, perché non si trattava di un singolo punto prelievo che era considerato appunto problematico. Il problema era che questa dinamica era diffusa in tutti i 40 corner aperti, e né Elizabeth né Sunny avevano mai affrontato apertamente questa situazione con il CEO di Walgreens, o comunque almeno con i referenti principali della società che avevano a che fare con Theranos. Nel frattempo però aumentava anche il malcontento dei clienti, le persone entravano convinte di poter fare gli esami con poche gocce di sangue, come appunto era stato promesso e pubblicizzato fino allo sfinimento, ma poi si ritrovavano a fare dei normalissimi prelievi tradizionali, oppure ricevevano dei risultati che poi alla fine erano stati invalidati, e tutto questo senza neanche mai avere una spiegazione chiara. Infatti questa mancanza totale di trasparenza, insieme alle segnalazioni continue, porta Walgreens a rompere definitivamente la collaborazione nel giugno del 2016. La motivazione ufficiale ovviamente è abbastanza tosta, perché considera il fatto che Theranos non aveva rispettato gli standard di qualità più elementari e i requisiti legali del contratto.
Successivamente Walgreens intenterà anche una causa contro Theranos per 140 milioni di dollari. Capite bene che dopo tutto quello che ovviamente era accaduto, per Walgreens non era più soltanto una questione contrattuale, era anche e soprattutto un problema di immagine e di reputazione. La situazione infatti era diventata talmente delicata che il rischio di un danno pubblico era concreto, anche perché nel frattempo diversi clienti che appunto avevano effettuato analisi nelle farmacie Walgreens avevano intentato proprio delle cause legali. Parliamo di un totale di 44 milioni di dollari, ma di questo parleremo più avanti nella storia. Per ora ci basta sapere che Theranos continuava a sostenere durante tutta la trattativa che la sua tecnologia fosse stata testata e approvata da varie case farmaceutiche, ma anche da alcuni ricercatori della Johns Hopkins University. Solo che, ragazzi, non era vero, come tante delle cose che ha raccontato Elizabeth, perché in realtà i ricercatori di Johns Hopkins avevano semplicemente visionato dei dati che erano stati forniti da Theranos in un incontro nell'aprile del 2010, ma non avevano mai testato la tecnologia, non avevano mai condotto studi indipendenti e non avevano mai rilasciato alcun tipo di approvazione ufficiale. E non è tutto, perché un altro elemento chiave che Theranos usa per sembrare credibile è stato il presunto supporto da parte di Pfizer. Cioè, durante la fase di negoziazione con Walgreens, Elizabeth ad un certo punto aveva mostrato alla società un documento che riportava il logo di Pfizer, quindi aveva dato l'impressione ai dirigenti di Walgreens che la multinazionale, cioè Pfizer, avesse validato la tecnologia. Ma anche questo, ragazzi, era falso, perché Pfizer non aveva mai autorizzato l'uso del proprio logo, non aveva mai certificato la tecnologia e non aveva mai rilasciato alcuna valutazione positiva su Theranos. A chiarire tutto, infatti, è stata la testimonianza di un certo Shane Weber, che era un ex scienziato di Pfizer. Weber aveva praticamente analizzato la tecnologia di Theranos nel 2008 e aveva quindi poi raccomandato internamente a Pfizer di non collaborare con la startup e quindi con Theranos, perché riteneva che le affermazioni della società non fossero convincenti abbastanza e non fossero supportate appunto da dati concreti. La parte più grave però arriva dopo, perché Elizabeth ammette in tribunale di aver aggiunto lei stessa il logo di Pfizer ad un report interno di Theranos e aveva presentato poi quel documento validato, almeno secondo la sua versione, a Walgreens e lo aveva praticamente mostrato come se fosse stato scritto e approvato proprio da Pfizer. Pfizer però in tutto questo, ovviamente venuta a sapere insomma di questa cosa, decide di non fare causa, non voleva praticamente alimentare ulteriormente l'esposizione mediatica, quindi in sostanza lascia che sia poi la giustizia penale ad occuparsi della questione. Nel frattempo Elizabeth viene richiamata per una seconda deposizione che si svolge dal 23 al 25 agosto del 2016 e di fatto appunto si limita a ripetere gli stessi concetti che erano già stati espressi durante la prima deposizione, quindi diciamo che non aggiunge nulla di diverso. Il 9 agosto del 2017 Ramesh Sunny Balwani compare davanti alla Securities and Exchange Commission per una deposizione ufficiale. Il suo compito è quello di chiarire come funzionasse Theranos dall'interno e quale ruolo avesse poi ricoperto negli anni di maggiore espansione dell'azienda. Infatti, dopo aver ripercorso inizialmente il suo passato, i suoi trascorsi lavorativi e il suo primo incontro con Elizabeth Holmes, il procuratore poi passa alla domanda centrale. Gli chiede praticamente di delineare le conversazioni che lui ed Elizabeth avevano avuto riguardo ad un suo potenziale coinvolgimento in Theranos. In pratica gli viene chiesto perché avesse deciso di unirsi al gruppo e perché appunto guidasse l'intera gestione operativa dell'azienda pur non avendo alcuna formazione medica o scientifica. Sunny risponde con una spiegazione che secondo me ribalta completamente la narrativa pubblica di Theranos, ovvero che secondo lui l'azienda non avrebbe mai dovuto avere un'impronta medica o farmaceutica. L'obiettivo, dice sempre Sunny, era quello di costruire una società tecnologica. Aggiunge che la loro vera missione era concentrarsi sulle varie versioni del dispositivo Edison, chiamato anche Minilab o TSPU. Infatti l'obiettivo era quello di integrare all'interno di queste
macchine dei learning machine, cioè delle forme di apprendimento automatico. Secondo Sunny, questa tecnologia avrebbe dovuto diventare il motore della rivoluzione che promettevano, cioè quello di prevedere o delineare un quadro clinico completo da un semplice campione di sangue. Poi racconta tra l'altro anche un episodio specifico che appunto lo aveva spinto ad investire in Theranos e ad unirsi alla società. Parla dell'influenza H1N1, quella che noi conosciamo come febbre suina. Era il 2009, questo virus praticamente si era diffuso dagli allevamenti di maiali e aveva causato numerose vittime in Messico, ma poi si era esteso anche nel resto del mondo causando altre vittime, anche se ovviamente comparato al Messico diciamo che le percentuali erano molto più basse. Sunny dice che quella pandemia o epidemia, forse è meglio chiamarla così, lo aveva colpito profondamente. Infatti durante le conversazioni con Elizabeth, quando lei gli spiegava la sua idea di prevenire malattie gravi attraverso un semplice esame del sangue, lui racconta di aver provato una forte spinta emotiva, cioè la possibilità, secondo lui, di contribuire a salvare delle vite, soprattutto la vita dei bambini, lo aveva praticamente convinto ad abbracciare quel progetto. E ripete di nuovo lo stesso concetto, cioè che l'idea centrale era quella di lavorare sul learning machine. Per lui quello era l'unico modo per rendere reali le loro ambizioni. Sunny infatti aggiunge che avendo lavorato per tantissimi anni in aziende tecnologiche, avendo persino fondato una sua società, lui si riteneva perfettamente qualificato per ricoprire quel ruolo. Ma dalle prime domande comunque cominciano ad emergere delle contraddizioni che sono enormi, contraddizioni tra ciò che Theranos appunto dichiarava pubblicamente e ciò che effettivamente si faceva in quei laboratori. Sunny però una cosa riesce ad ammetterla, cioè che Theranos faceva un uso estensivo di macchine di terze parti per una buona e larga parte dei test diagnostici. Ammette anche che nonostante la comunicazione esterna ruotasse interamente attorno alla tecnologia proprietaria di Theranos, cioè Edison, questa tecnologia però non era pronta, non era affidabile, non era stabile e soprattutto non era utilizzabile su larga scala. Ma come sappiamo, nonostante questa consapevolezza interna, nessun paziente, come nessuno dei partner strategici, era mai stato informato della reale situazione, nemmeno Walgreens. Infatti, quando gli viene chiesto direttamente se Walgreens fosse almeno al corrente dell'uso di macchine esterne, Sunny risponde con un secco no e tenta subito ovviamente di dare una giustificazione che sia credibile, perché ad un certo punto sostiene che Theranos dovesse proteggere quella che era la sua proprietà intellettuale. In pratica, sempre secondo il nostro Sunny, divulgare dettagli operativi avrebbe secondo lui compromesso la competitività della società, ma questa scusa ragazzi non regge perché Walgreens non era un concorrente, era un partner commerciale essenziale e per di più stava investendo milioni per creare una rete di punti di prelievo in tutto il paese per sponsorizzare Theranos. Quindi fate voi, omettere un'informazione che è rilevante dal punto di vista clinico, tecnico, prima ancora che commerciale, ha immediatamente sollevato dubbi enormi sulla trasparenza della società, perché questa scusa, ragazzi, non regge. Sunny dichiara anche che Theranos aveva ricevuto dei riscontri positivi da alcune aziende farmaceutiche nelle prime fasi di sperimentazione, ma ammette che queste valutazioni non rappresentavano alcuna validazione scientifica formale, quindi non c'erano stati appunto degli studi pubblicati, non c'erano revisioni indipendenti e non c'erano dati verificati da terzi. A quel punto quindi gli viene chiesto perché Theranos non avesse mai pubblicato uno studio peer review, che è una prassi standard nel settore medico, e Sunny risponde che era una scelta deliberata dell'azienda. Theranos, di nuovo, non voleva esporre i propri segreti industriali, non voleva permettere ad altri di accedere ai dettagli tecnici e quindi non aveva alcun interesse nel sottoporre la sua tecnologia a verifiche esterne. Non cercava revisioni indipendenti, non cercava confronto con la comunità scientifica e di conseguenza non voleva sottostare alle regole che governano ogni tecnologia medica che si rispetti. E qui, ragazzi, emerge il punto più grave, perché al di là della necessità di proteggere la proprietà intellettuale, sembra emergere di più un atteggiamento di superiorità intellettuale, una convinzione implicita ma costante secondo cui loro, cioè quelli di Theranos, fossero al di sopra delle verifiche, delle critiche, come anche delle regole stesse.
una mentalità che è stata alimentata da due elementi. Il primo era quella della narrazione interna, ossessiva e ripetuta, secondo cui loro stavano rivoluzionando la medicina mondiale. Secondo era la presenza appunto di figure di altissimo profilo all'interno del consiglio di amministrazione, e tutti quei nomi che conosciamo già, abbiamo ripetuto tantissime volte, era come se bastassero in un certo modo a legittimare il tutto, come se la sola adesione di queste personalità di alto rango rendesse il progetto incontestabile, una sorta di bolla mentale in cui loro erano praticamente intoccabili, erano infallibili, superiori di fronte alla comunità scientifica per giunta. E questa è una mia riflessione, certo, ma guardando tutto il contesto è difficile arrivare ad una conclusione diversa, no? Ma torniamo alla deposizione di Sunny e cominciamo proprio a parlare del suo ruolo. Lui ad un certo punto afferma di essere stato responsabile delle operazioni quotidiane di Theranos. Dice che gestiva i laboratori, le risorse umane, la logistica e tutta l'infrastruttura tecnica. Poi però aggiunge che lui non aveva nessun coinvolgimento diretto nello sviluppo della tecnologia e nemmeno appunto negli aspetti clinici o scientifici della società. Una dichiarazione che appunto, come è facile immaginare, va in netto contrasto con quello che invece ha detto Elizabeth nelle sue di deposizioni. Inoltre Sunny ammette che una parte dei test veniva eseguita appunto da laboratori esterni, cioè succedeva soprattutto quando la tecnologia interna appunto non era in grado di fornire risultati affidabili. E incredibile ma vero, ad un certo punto lui insiste dicendo che non c'erano intenzioni ingannevoli, sostiene che non stavano prendendo in giro nessuno e che non avevano appunto arrecato alcun danno ai pazienti. Raccontatela pure, Sunny. Comunque, passiamo alla raccolta fondi. Sunny afferma di non aver avuto un ruolo diretto nei contatti con gli investitori, dice però di essere sempre stato aggiornato sulle campagne di finanziamento, cioè secondo lui la comunicazione strategica verso gli investitori era tutta curata da Elizabeth. E anche qui, come possiamo vedere, abbiamo due versioni diverse della stessa storia. Infine, conferma la sua relazione sentimentale con Elizabeth durante gli anni in cui entrambi hanno ricoperto ruoli apicali in Theranos, però aggiunge che questo legame personale non aveva mai interferito con le decisioni aziendali. Questa versione ovviamente viene in parte smentita perché, ad esempio, il fratello di Elizabeth, Christian V, afferma che Sunny aveva lasciato la compagnia nello stesso periodo in cui aveva anche terminato la sua relazione con Elizabeth, quindi parliamo più o meno di maggio 2016. E questo è un dettaglio, ragazzi, che ci fa capire chiaramente quanto fosse intrecciato il loro rapporto personale con quello professionale, e su questo punto infatti ci sarebbe molto da dire, ma ci fermiamo qui. Nell'agosto del 2017 Theranos e Walgreens raggiungono un accordo. La causa legale si chiude ufficialmente, ma non viene resa nota la cifra esatta, cioè la cifra che appunto è stata concordata. Sappiamo però che Walgreens accetta di far decadere tutte le azioni legali contro Theranos e nel frattempo Elizabeth cerca anche in modo abbastanza disperato di salvare l'azienda dalla bancarotta. Decide di conseguenza di avviare una serie di licenziamenti a blocchi e il processo parte appunto nel 2016, continua per tutto il 2017 e si conclude nel 2018, cioè poco prima della chiusura definitiva. Ora, giusto per capire la portata della crisi, vi fornisco appunto qualche numero. Nel 2015, cioè nel picco del suo successo, Theranos aveva circa 800 dipendenti. Nel 2018 invece ne erano rimasti soltanto 125 e nell'ultima fase, ovvero nella fase di chiusura della società, erano rimasti soltanto in 25. A dicembre del 2017 Theranos ottiene un investimento da 100 milioni di dollari da Fortress Investment Group. Si tratta appunto di una società statunitense di private equity che è praticamente un fondo che acquista delle azioni di un'azienda in difficoltà con l'obiettivo di salvarla. In questo caso l'azienda in questione è proprio Theranos. Con questa operazione, quindi, Fortress acquista, secondo quanto appunto visto online, tutti i brevetti della società e li sfrutta anche abbastanza bene, perché dovete sapere che durante la pandemia il fondo, quindi Fortress, crea una società chiamata Labrador Diagnostics e questa società praticamente ad un certo punto cita in giudizio un'azienda che a quanto pare era accusata di aver usato alcuni brevetti di Theranos per produrre i suoi test sul Covid-19. Ora, io non ho trovato su internet come sia andata a finire,
cioè nel senso ci sono degli articoli che raccontano questa storia, ma non ho trovato nulla su come appunto questa storia sia andata a finire. Io vi ho voluto introdurre questa parentesi anche per farvi capire poi che fine hanno fatto tutti i brevetti che erano stati registrati a Theranos. Tornando alla storia, arriviamo così al 2018 ed è l'anno in cui praticamente cambia tutto, perché il 14 marzo del 2018 la SEC, cioè la Security and Exchange Commission, accusa formalmente Elizabeth Holmes e Sunny Balwani. L'accusa parla di una frode massiccia, perché si parla di oltre 700 milioni di dollari raccolti da investitori sulla base di dichiarazioni false o fuorvianti. Il 15 giugno del 2018 arrivano anche tutte le accuse della FDA, cioè della Food and Drug Administration, e qui secondo me ragazzi vale la pena leggere le loro parole perché dipingono perfettamente il problema. Dicono che la Silicon Valley vive di innovazione, talento e promesse, ma dicono anche che gli investitori di tutto il mondo che sono attratti da questo ecosistema possono anche essere tratti in inganno. Vi leggo quanto hanno riportato. Questo distretto, guidato dalla Silicon Valley, è al centro della moderna innovazione tecnologica e dello spirito imprenditoriale. Gli investimenti di capitale lo rendono possibile. Gli investitori grandi e piccoli di tutto il mondo sono attratti dalla Silicon Valley per i suoi risultati, il suo talento e le sue promesse. Sono attratti anche dal fatto che dietro l'innovazione e l'imprenditorialità ci sono regole di legge che richiedono onestà, correttezza e trasparenza. Questo ufficio, insieme agli altri partner delle forze dell'ordine della Bay Area, indagherà e perseguirà con forza coloro che non rispettano le regole che fanno funzionare la Silicon Valley. L'accusa di oggi sostiene che, attraverso la loro società Theranos, l'amministratore delegato Elizabeth Holmes e il direttore operativo Sunny Balwani non solo hanno frodato gli investitori, ma anche i consumatori che si sono fidati e hanno fatto affidamento sulla loro presunta tecnologia rivoluzionaria per le analisi del sangue. Questa accusa riguarda un'associazione a delinquere finalizzata a frodare gli investitori finanziari. Questa cospirazione ha ingannato medici e pazienti sull'affidabilità dei test medici che hanno messo in pericolo la salute e le vite. La condotta denunciata in queste accuse erode la fiducia del pubblico nella sicurezza e nell'efficacia dei prodotti medici, compresi quelli diagnostici. La FDA desidera ringraziare i suoi partner federali per aver inviato un messaggio forte ai dirigenti di Theranos e ad altri che questo tipo di azioni non saranno tollerate. Il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti ha una lunga storia di indagini di successo su casi di frode complessi. Chiunque si dedichi a pratiche ingannevoli deve sapere che non passerà inosservato e sarà chiamato a risponderne. Il lavoro investigativo collaborativo su questo caso, condotto dagli ispettori postali, dai nostri partner delle forze dell'ordine e dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, illustra i nostri sforzi per proteggere sia i consumatori che gli investitori. Parole durissime, ragazzi, che segnano la fine definitiva di questo mito che non è mai iniziato. Dopo queste dichiarazioni, infatti, un gran giurì formalizza l'accusa. Elizabeth e Sunny Balwani vengono incriminati con 11 capi di imputazione, che sono 9 per frode telematica e 2 per cospirazione a commettere frode telematica. Quindi rischiano fino a 20 anni di prigione. Per la parte legata alla SEC, cioè la Security and Exchange Commission, Elizabeth sceglie una soluzione intermedia, cioè un patteggiamento tecnico. Lei non ammette né nega le violazioni, ma accetta delle condizioni alternative. Accetta quindi di pagare una multa da $500.000, di restituire 18,9 milioni di azioni, di rinunciare al controllo di voto, così come anche di rinunciare al suo ruolo di CEO, e accetta inoltre un divieto di 10 anni da ricoprire ruoli dirigenziali in società quotate. Sunny invece prende un'altra strada. Lui, al contrario di Elizabeth, decide di contestare tutte le accuse e di farlo in tribunale. Il 31 agosto del 2021 inizia ufficialmente il processo ad Elizabeth Holmes ed è un processo, ragazzi, molto atteso. Arriva tra l'altro dopo diversi rinvii dovuti sia alla pandemia da Covid-19 che alle 2 gravidanze di Elizabeth. Sì, ragazzi, perché nel frattempo Elizabeth ha continuato la sua vita come se nulla fosse, ha conosciuto il suo attuale partner e da lui ha avuto 2 figli.
ma di questo ne parliamo tra poco. Il processo si apre nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California e a presiederlo c'è il giudice Edward Davila. La giuria è composta da 12 persone, 4 donne e 8 uomini, e dovete sapere che ci sono stati anche diversi problemi con la giuria, perché 3 dei 12 giurati praticamente sono stati rimpiazzati quasi all'ultimo per ragioni diverse, e questo ovviamente ha comportato ulteriori rinvii. Il caso, quindi, come si può immaginare, è seguitissimo perché è molto mediatico. In aula ci sono giornalisti, osservatori e un pubblico enorme. Il processo dura circa 4 mesi e si conclude appunto con un verdetto il 3 gennaio del 2022. Fin dall'inizio, infatti, l'accusa sostiene una tesi che è molto chiara, ovvero che Elizabeth Holmes, secondo i procuratori, ha mentito su più fronti. Ha mentito sulla tecnologia, ha mentito sui risultati finanziari, ha mentito sulle collaborazioni e nel farlo ha ingannato investitori, partner, pazienti e anche medici. L'accusa dimostra inoltre che Theranos utilizzava macchine di aziende terze e dimostra anche che questo dettaglio era stato omesso a tutti, compresi i dirigenti di Walgreens. Presenta poi i documenti che erano stati falsificati sia da Elizabeth che da Sunny, e tra questo ovviamente c'è il famoso documento con il logo di Pfizer, quello di cui abbiamo parlato prima, documento che doveva quindi dare l'idea di una validazione esterna che, come sappiamo, non c'è mai stata. L'accusa mostra anche tutte le previsioni finanziarie gonfiate. Per esempio, nel 2014 Theranos prometteva ricavi superiori ai 100 milioni di dollari, ma in realtà la società aveva incassato poco più di 100.000 dollari. Si sono dimenticati qualche zero qua e là. Infine, l'accusa smonta anche la narrazione secondo cui il Dipartimento della Difesa avrebbe adottato la tecnologia di Theranos, perché il Dipartimento della Difesa, ovviamente venuto a sapere di questa cosa, aveva prontamente smentito ogni dichiarazione e aveva anche chiarito che non c'era mai stato un utilizzo operativo. Per provare tutto questo, l'accusa porta 32 testimoni. Tra i più importanti abbiamo Erica Cheng, appunto ex dipendente e whistleblower, che è stata una delle prime ad aver accusato e denunciato tutti i problemi interni. Poi abbiamo anche Adam Rosendorf, che era un ex direttore di laboratorio, che racconta appunto di tutte le pressioni che aveva ricevuto per non far trapelare nulla. E poi abbiamo anche Denise Yem, ex responsabile finanziaria, che ha mostrato appunto come i numeri fossero stati manipolati. Ci sono anche diversi investitori tra i testimoni che sono stati ascoltati dall'accusa, tra cui Brian Grossman, Daniel Mosley e Chris Lucas, che praticamente raccontano di non solo essere stati ingannati, ma alcuni di loro anche di aver convinto alcuni dei loro clienti a investire, senza appunto però sapere di tutti i problemi interni che aveva Theranos. E se vi state chiedendo appunto se in questa fase processuale ci fosse anche Tyler Schultz, la risposta è no. Tyler non è stato convocato, ha rilasciato appunto anche lui una deposizione, ma non è stato convocato per testimoniare contro Elizabeth Holmes in tribunale. Nonostante sia uno dei simboli della denuncia pubblica contro Theranos, non esistono appunto fonti che spieghino il motivo di questa sua assenza. Se qualcuno lo sa, magari per favore me lo scriva nei commenti, sono molto curiosa. A testimoniare a processo contro Elizabeth c'è invece il padre di Tyler, Alex Schultz. Alex racconta tutto il peso psicologico che tutta quella vicenda aveva avuto sulla sua famiglia, descrive come Elizabeth abbia sfruttato il nome di suo padre, George Schultz, per ottenere legittimazione, ma allo stesso tempo come abbia ignorato e cercato di screditare Tyler, che invece cercava di far emergere la verità. Alex racconta di momenti molto duri e tra l'altro la sua testimonianza è stata anche molto toccante, perché ad un certo punto lui dice addirittura di aver visto il figlio dormire con un coltello sotto il cuscino, perché era terrorizzato che qualcuno potesse venire e fargli del male. E c'è da dire che anche se Tyler non ha testimoniato personalmente in tribunale, tutte le informazioni che comunque lui aveva fornito sono comunque state usate come prove documentali. La difesa invece prova a ribaltare completamente l'immagine di Elizabeth. La descrive come una giovane brillante, sì, ingenua pure, travolta dal desiderio quasi ossessivo di rivoluzionare la diagnostica, ma lo aveva fatto perché credeva davvero nella sua tecnologia.
credeva fortemente nella sua visione. E sempre secondo la difesa, tutti gli errori sarebbero stati il frutto di una cattiva gestione interna, dell'eccessiva fiducia che Elizabeth aveva riposto nei suoi collaboratori. Tra l'altro, una parte centrale della strategia difensiva riguarda proprio la relazione che Elizabeth aveva con Sunny Balwani. Gli avvocati sostengono che il rapporto tra i due fosse tossico e abusante. Elizabeth afferma di aver subito abusi emotivi, psicologici, come anche sessuali. Dice, sempre la sua difesa, che questi abusi avevano influito sulla sua capacità decisionale e che molte delle scelte sbagliate appunto dipendessero da questo contesto di controllo e paura. E per sostenere tutta questa linea, Elizabeth, insieme alla sua difesa, decide di testimoniare al suo processo per 7 giorni. Una mossa rischiosa, ragazzi, ma penso fondamentale. Lei voleva presentare una versione diversa da quella che era stata fornita dalla stampa e dai media, voleva spiegare personalmente le sue intenzioni e voleva quindi mostrarsi come una visionaria che era stata sopraffatta da un sistema più grande di lei. Comunque, alla fine la giuria ha discusso il caso per circa 50 ore distribuite su 7 giorni e il verdetto è stato misto. Elizabeth è stata giudicata colpevole per 4 capi d'accusa, tra cui frode telematica e cospirazione. È stata assolta per altri 4 capi d'accusa che riguardavano direttamente i pazienti e su 3 di questi 11 capi d'accusa invece non si è raggiunta l'unanimità. In pratica i giurati hanno riconosciuto che Elizabeth aveva effettivamente mentito agli investitori, quindi quei 4 capi d'accusa sono stati confermati, e che invece è stata assolta per gli altri capi d'accusa riguardanti i pazienti perché in questo caso la giuria ha ritenuto che non ci fossero prove abbastanza chiare o forti per dimostrare che Elizabeth avesse davvero avuto appunto le intenzioni di ingannare anche loro. Infine, per gli altri 3 capi d'accusa che sono sempre collegati agli investitori, non è stato possibile arrivare ad un accordo unanime e quindi il giudice ha dovuto dichiarare il mistrial, cioè l'annullamento per quei punti specifici. E se vi state chiedendo che fine abbia fatto John Carreyrou, il giornalista che ha indagato e poi portato alla luce tutto lo scandalo, c'è qualcosa da dire anche su di lui. Sul perché lui non sia mai stato chiamato a testimoniare nonostante sia stato una figura chiave nel portare alla luce tutto lo scandalo di Theranos, c'è una spiegazione molto precisa anche per questo. Infatti la difesa aveva effettivamente inserito Carreyrou nella lista dei testimoni da portare in aula, quindi non l'accusa, la difesa, ma l'accusa dall'altra parte si è opposta e lo ha fatto con motivazioni piuttosto specifiche che poi hanno portato di fatto alla sua esclusione dal processo. Infatti l'intento della difesa era quella di usare Carreyrou per dimostrare che tutte le accuse mosse ad Elizabeth fossero il frutto di un enorme messaggio mediatico volto a danneggiare Elizabeth stessa come anche la sua Theranos. Cioè, in pratica loro volevano usare Carreyrou per dimostrare che tutto quello che era saltato fuori su Elizabeth fosse la conseguenza di quell'inchiesta che aveva influenzato negativamente l'opinione pubblica. L'accusa ovviamente si oppone perché il suo intento era di dimostrare che Elizabeth fosse davvero la persona per cui è stata incriminata e non per pura manipolazione mediatica come invece voleva fare intendere la difesa. Alla fine però il giudice decide di non convocarlo e quindi di dare seguito alla richiesta dell'accusa, e dovete sapere che all'inizio gli era stato anche impedito di seguire il processo, ma poi alla fine il giudice aveva cambiato idea, diciamo gli aveva permesso quindi di assistere, riconoscendo il valore giornalistico del suo lavoro, perché di fatto era grazie a lui se tutto lo scandalo era saltato fuori. Il processo, ragazzi, si chiude con un verdetto di colpevolezza che il 18 novembre del 2022 condanna Elizabeth alla pena di 11 anni e 3 mesi da scontare in carcere, più altri 3 anni di libertà vigilata da scontare alla fine della sua detenzione. Elizabeth quindi comincia la sua detenzione il 30 maggio del 2023 alla Federal Prison Camp di Bryan, in Texas, una prigione a bassa sicurezza. È stata inoltre condannata a restituire insieme a Sunny 452 milioni di dollari come risarcimento per i suoi investitori. Il 15 marzo del 2022, sempre nella stessa corte distrettuale della California e sempre sotto la supervisione del giudice Edward Davila, si apre il processo di Sunny Balwani
A differenza del processo di Elizabeth, il suo procedimento viene condotto separatamente e la scelta ovviamente è strategica, perché serve per valutare in modo più mirato quello che è il suo ruolo all'interno della società. L'accusa infatti sostiene sin da subito una cosa molto chiara, ovvero che Sunny era pienamente consapevole delle carenze tecnologiche della società e quindi secondo i procuratori lui aveva avuto un ruolo determinante nel mantenere attiva la frode. In quanto responsabile quindi delle operazioni quotidiane e della supervisione dei laboratori, Sunny avrebbe gestito direttamente tutte le attività che poi hanno portato alla diffusione dei risultati falsificati. Quindi lui era a conoscenza delle manipolazioni sistematiche dei test, era a conoscenza delle comunicazioni fuorvianti agli investitori e sapeva anche bene che i pazienti avrebbero quindi ricevuto dei dati che non erano affidabili. Per l'accusa, insomma, lui aveva contribuito attivamente a perpetuare tutto l'inganno. Viene quindi sostanzialmente accusato delle stesse cose che poi sono state attribuite anche ad Elizabeth Holmes e molti dei testimoni che poi sono stati anche sentiti nel processo di Elizabeth vengono richiamati anche per quello di Sunny. Molti infatti raccontano di episodi in cui Sunny avrebbe ignorato o minimizzato tutti gli allarmi interni e avrebbero poi mostrato come tutte le criticità, insomma, che esistevano all'interno dell'azienda fossero note da tempo. Poi ragazzi la sua deposizione del 2017 di certo non lo aiuta, soprattutto tutte le dichiarazioni in cui lui ammette di aver omesso agli investitori l'uso di macchine esterne. Lui, se vi ricordate, lo aveva fatto, cioè aveva detto di farlo per proteggere la proprietà intellettuale, ma quella frase diventa in realtà una conferma diretta della mancanza di trasparenza, perché durante il processo emergono tantissimi scambi di mail tra Sunny ed Elizabeth e in queste email appunto si discute di come affrontare queste criticità crescenti e quindi di come gestire tutta la comunicazione che loro riservavano agli investitori e questo ovviamente ragazzi è un dettaglio importante perché dimostra che tra i due c'era un coordinamento preciso. Ora, Sunny, al contrario di Elizabeth, sceglie di non testimoniare. Nega ovviamente ogni addebito su di lui, ma concentra la sua difesa su un punto, ovvero sul fatto che lui non era il volto pubblico dell'azienda e per quanto riguarda tutta la gestione interna, lui si fidava del team tecnico, si fidava del team scientifico, quindi secondo lui erano loro a fornire appunto queste informazioni operative che poi si sono rivelate false. In pratica, ragazzi, come c'era da aspettarselo, Sunny scarica parte della responsabilità che era stata attribuita a lui su Elizabeth e il resto lo scarica sui vari team che appunto guidavano i progetti. La difesa infatti descrive Sunny come un semplice manager operativo, un uomo che sicuramente aveva un potere decisionale, ma che si occupava dei processi e dell'infrastruttura, non delle decisioni strategiche e neanche della comunicazione esterna e della narrazione aziendale che era stata fatta dentro e fuori la società. Gli avvocati ovviamente tentano di contestare anche l'idea che Sunny avesse creato un ambiente di lavoro coercitivo, perché secondo loro le tensioni erano semplicemente la conseguenza della pressione che il mercato esercitava sulla società, come anche del ritmo di crescita dell'azienda. In pratica, ragazzi, non era lui il despota, cioè secondo la linea difensiva, era il contesto a creare tensione. La difesa prova anche a separare il piano professionale da quello personale, quindi la relazione tra Elizabeth e Sunny era sì nota a tutti, ma gli avvocati insistono sul fatto che lui non abbia mai influenzato le dinamiche aziendali e rigettano quindi completamente l'idea di una relazione che, secondo Elizabeth, era abusante e coercitiva tra i due. Gli avvocati dicono che tutte queste accuse siano infondate e poi aggiungono che non fanno parte del processo. Un dettaglio marginale, sicuramente, forse, ma comunque importante perché una narrazione di abuso influenza comunque una giuria. La giuria, composta da 12 membri di cui 6 donne e 6 uomini, ha deliberato per diversi giorni prima di emettere il verdetto. Tuttavia, il 7 luglio del 2022 Sunny è stato riconosciuto colpevole su tutti gli 11 capi di accusa, 9 per frode telematica e 2 per cospirazione a commettere frode telematica. Il verdetto, tra l'altro, è stato netto perché, secondo la giuria, Sunny non solo sapeva dei problemi di Theranos, ma ha anche avuto un ruolo attivo
motivo come anche centrale nell'ingannare investitori e pazienti. Infatti la giuria su Sunny è stata unanime rispetto ad Elizabeth e su questo ci arriviamo. Per questo motivo è stato condannato a scontare una pena detentiva di 12 anni e 11 mesi presso la Taft Correctional Institution in California. Una prigione anche in questo caso di bassa sicurezza, al termine del quale però Sunny dovrà scontare anche lui altri 3 anni di libertà vigilata. Sunny ha cominciato a scontare la sua pena il 30 maggio del 2023. E appunto, tornando a poco prima, io lo so cosa vi state chiedendo ora, ma perché lui ha avuto una pena più pesante e al contrario di Elizabeth è stato condannato per tutti i capi d'accusa? Bella domanda. Io penso che possiamo riassumere in questo modo. Allora, durante il processo è emerso che Sunny aveva un ruolo molto più operativo. Lui seguiva direttamente i laboratori, i test, come tutta la parte tecnica, quindi insomma per la giuria lui sapeva bene cosa stesse accadendo e quali fossero i problemi con i pazienti. Elizabeth invece si è difesa dicendo che era più una visionaria, che credeva davvero nella sua idea, ma che non sapeva quello che stava accadendo dietro le quinte, come anche all'interno della sua società. E poi, al contrario di Sunny, Elizabeth ha anche deciso di testimoniare in aula per una settimana, quindi lei si è resa disponibile a testimoniare, mentre Sunny si è rifiutato e non ha detto una parola al suo processo. Ha scelto di non salire sul banco dei testimoni e sicuramente questa scelta è stato un fattore che ha pesato tantissimo sul suo giudizio. In più, ragazzi, non dobbiamo dimenticarci che c'è tutta la storia dei presunti abusi, che ricordiamo non facevano parte delle accuse formali contro di lui, ma che hanno avuto un impatto sul processo, almeno a livello proprio di percezione umana da parte della giuria. Inoltre, ragazzi, Elizabeth ha testimoniato prima di Sunny e questo ha avuto anche un impatto, perché lei ha potuto costruire tutta la sua difesa su accuse che poi sono state rivolte a Sunny, per cui invece Sunny ha dovuto a sua volta costruire una strategia difensiva che fosse volta a smentire tutte quelle accuse. Quindi lei lo accusava e lui si è dovuto difendere, ma le accuse di Elizabeth su Sunny erano molto pesanti e quindi che fossero vere o meno hanno comunque influenzato la giuria, perché ricordiamoci ragazzi che la giuria è composta da persone normali, quindi sentono molto quella che è la percezione emotiva di un processo. Insomma, Sunny è stato visto un po' come l'uomo che gestiva tutto dietro le quinte senza attenuanti, mentre Elizabeth, pur con tutte le colpe, perché ovviamente nessuno gliele toglie, è riuscita a far passare l'immagine di lei come di una giovane imprenditrice che ha perso il controllo della situazione e sostanzialmente si è fidata della persona sbagliata. Ora, sia Elizabeth che Sunny ovviamente si sono sempre dichiarati innocenti. Hanno entrambi appunto fatto appello, sostenendo appunto che in primo grado avevano commesso degli errori giudiziari, così come anche violato i loro diritti costituzionali. Hanno inoltre chiesto una revisione della somma risarcitoria da restituire, ma entrambe le istanze sono state respinte a febbraio del 2025, quindi quest'anno le loro condanne sono state confermate. È molto probabile che richiederanno un riesame facendo capo direttamente alla Corte Suprema, ma le probabilità che questa possa accettare, insomma, di riaprire tutto il caso sono molto basse, anzi quasi nulle. Sul risarcimento Elizabeth ha anche dichiarato nel 2023, sempre attraverso i suoi legali, di avere delle risorse finanziarie molto limitate, motivo per cui faceva fatica a procedere con il rimborso. Quindi inizialmente i procuratori avevano stabilito per lei una somma di $25 su base trimestrale, ma a quanto pare lì sì che c'era stato un errore di trascrizione, perché in realtà il suo rimborso equivaleva a $250 al mese, più al 10% del suo guadagno una volta uscita di galera. Per Sunny invece è stato stabilito $1.000 al mese, rispettando appunto le stesse condizioni che erano state imposte anche ad Elizabeth, quindi su questo non ci sono cambiamenti. Elizabeth, per di più, tra le tante cose, ha lamentato che tra le spese legali e il risarcimento non le basterebbe una vita per ripagare tutto. E io penso che per il danno che ha fatto sia anche giusto così. Ora vorrei prendermi un attimo per raccontarvi la storia di una persona che come Tyler, Erika e John Carreyrou ha avuto un ruolo centrale all'interno di questa vicenda, ma in un modo diverso, più silenzioso e allo stesso tempo tragicamente emblematico. Sto parlando della figura di Ian Gibbons, una figura fondamentale nello sviluppo di questa storia, anche se purtroppo spesso rimasta in secondo piano, ed è proprio per questo motivo che credo che meriti uno spazio dedicato. Io non l'ho menzionato prima in questa
storia, perché come fa anche Kereru nel suo libro, volevo dargli un momento tutto suo, un modo per ricordarlo come merita. Infatti, ragazzi, io temevo che nel vortice di nomi, scandali, eventi di Theranos la sua figura potesse un po' perdersi, e secondo me sarebbe stato brutto, come anche il fatto che sarebbe stato un errore, perché la sua storia, il suo contributo, ma anche il modo in cui banalmente è stato trattato dicono molto di più di quanto possa sembrare. Cercherò quindi di parlare di lui e di inserirlo nel contesto nel modo più chiaro possibile, senza perderne l'importanza. Ian Gibbons nasce il 6 marzo 1946 a Runcorn, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Nei primi anni 70 ottiene un dottorato in biochimica all'Università di Cambridge e poi decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Completa quindi un programma di studi in biologia molecolare all'Università di Berkeley e grazie ad una borsa di studio a cui lui praticamente aveva avuto accesso, ha quindi la possibilità di studiare negli Stati Uniti. Infatti è proprio a Berkeley che Ian incontra Rochelle, che ai tempi era anche lei una studentessa di biologia molecolare. I due si conoscono più o meno agli inizi degli anni 70 e nel 1975 si sposano. Vivono insieme quindi tutta la vita, senza però mai avere figli. Non so se per scelta o perché non hanno potuto averli, ma questo non è inerente alla storia. Ian era descritto come il classico uomo inglese, educato, molto riservato, dedito al lavoro come anche alle sue passioni. Infatti lui era appassionato di lettura, scienze, aveva la passione per i suoi due cani come anche per il suo gatto che adorava tantissimo. La sua carriera, tra l'altro, ragazzi, era impressionante perché per oltre 30 anni lui lavora allo sviluppo di prodotti diagnostici e terapeutici e il suo nome compare in più di 200 brevetti. È un lavoro immane, una testimonianza di sicuro concreta della sua competenza come anche del suo contributo al settore. Ora, durante la sua esperienza ai BioTrack Laboratories, Ian sviluppa un metodo innovativo che serviva a diluire e mescolare i campioni liquidi e da quel lavoro lui ottiene 19 brevetti. Questo successo, tra l'altro, consacra il suo alto profilo professionale. Questo è un periodo molto importante della carriera di Ian ed è anche il momento in cui incontra una figura che poi è destinata ad influenzare profondamente e purtroppo tragicamente il suo futuro, ovvero Channing Robson. Robson, che abbiamo già visto come la figura chiave nell'ascesa di Elizabeth, avrà un impatto indiretto ma altrettanto devastante anche nella vita di Ian. Infatti proprio nel 2005 lo stesso Robson introduce Ian ad Elizabeth Holmes e convince lei ad assumere lui come Chief Scientific Officer, cioè il responsabile dell'intero dipartimento di ricerca. E se ci pensiamo, ragazzi, questa è una scelta naturale, più che logica, perché Ian era senza alcun dubbio la persona più qualificata tra tutto il personale di Theranos. Molti dipendenti infatti erano neolaureati o con poca esperienza. Ian invece aveva alle spalle una carriera intera, aveva alle spalle una carriera di tutto rispetto. E tra l'altro quei 19 brevetti diventano subito una risorsa essenziale per Theranos. La compagnia infatti li utilizza per condurre molte delle sue ricerche. Ian era una persona profondamente etica, credeva quindi nella trasparenza, credeva nella scienza fatta seriamente e questo purtroppo lo porta dritto dentro un ambiente che di etico praticamente non aveva nulla, ma questo lui non lo sapeva. Ora, appena entra, Ian si accorge subito dei problemi strutturali dell'azienda, le omissioni, le carenze, la comunicazione che era quasi assente, come anche tutta quella segretezza soffocante che impediva di fatto ai vari dipartimenti di comunicare tra loro e questo lo irritava particolarmente, perché considerava tutto quel sistema un sistema a compartimenti stagni che non aveva motivo di esistere perché loro dovevano comunicare. I team non parlavano tra loro, i dipartimenti non collaboravano e per lui era tutto assurdo perché se non c'è collaborazione come si può sperare di far funzionare una tecnologia così complessa? Nella sua carriera infatti lui non aveva mai visto un'azienda operare in quel modo. Più volte infatti prova a contestare questo approccio. Prima lo fa con Elizabeth e poi lo fa con Sunny, ma la risposta è sempre e solo
la scusa della stealth mode. Una scusa che ovviamente Ian riconosce subito come priva di senso, perché anche mantenendo questa riservatezza eccessiva verso l'esterno, comunque un minimo di collaborazione interna è indispensabile, ma la sua insistenza non piace e col tempo attorno a lui si costruisce un ambiente ostile, un mobbing lento, sottile, ma continuo. Prima parliamo di piccole esclusioni. Poi il tutto si evolve con un vero e proprio demansionamento. Ian non era uno yes man, non era il tipo da annuire a qualsiasi decisione senza mai contestarle. Ian era un uomo di scienza, presentava fatti, esponeva dubbi, segnalava problemi e tutto questo a Theranos, come sappiamo bene, non era tollerato. Ora, non sappiamo il momento esatto in cui il mobbing è iniziato, ma sappiamo quali effetti devastanti ha avuto sulla sua psiche, perché da un certo punto in poi la sua opinione non contava più. Elizabeth e Sunny non vogliono sentire le sue osservazioni, lo escludono dalle decisioni importanti, lo isolano dal suo stesso team ed è un colpo durissimo per Ian, soprattutto per una persona come lui che fino a quel momento aveva costruito tutta la sua identità professionale sul rigore come anche sulla responsabilità scientifica. Ora, provate ad immaginare anche solo per un secondo cosa possa significare andare al lavoro ogni giorno e sapere che qualsiasi cosa tu dica o faccia verrà ignorata, sapere quindi che il tuo ruolo formale esiste solo sulla carta e sapere che piano piano ti stanno facendo sparire. Ad un certo punto, infatti, Ian decide di confidarsi proprio con Channing Robson, gli racconta quindi dei test che erano diventati un incubo, che erano tutti sbagliati, tutti imprecisi, gli parla del clima teso nei laboratori, della diffidenza che Sunny ed Elizabeth continuavano a riversare su di lui, della sua esclusione dai progetti, dalle riunioni, dalle decisioni. Insomma, lui spera di parlare con Channing per trovare conforto, spera di trovare un supporto, spera che Channing in un certo senso possa anche intervenire in suo favore. Ma ragazzi, come vedremo, non andrà così, perché Channing fa quello che un amico, un collega di lunga data, ma in generale anche un confidente non dovrebbe mai fare. Invece di tenersi tutto per sé e magari cercare di risolvere al meglio la situazione, racconta ogni singolo dettaglio di questa conversazione proprio ad Elizabeth, che, lo sapete, con le sue manie di onnipotenza ovviamente la prende malissimo. Con queste parole Elizabeth si sente contestata e messa in dubbio e così decide di licenziare Ian Gibbons. Ora, quello che riporta John Carreyrou nel suo libro è che dopo diverse pressioni da molti colleghi con cui Ian lavorava praticamente tutti i giorni, Elizabeth decide ad un certo punto di riassumerlo e lo fa attraverso Sunny, che il giorno dopo quindi richiama Ian per offrirgli una seconda possibilità. E qui c'è un ma grande quanto una casa, non alle stesse condizioni. Cioè ragazzi, in pratica gli fanno l'elemosina, sostanzialmente. Gli dicono che poteva tornare, che poteva ricominciare a lavorare a Theranos, ma non più come direttore della ricerca, più come un semplice consulente tecnico. Ora, Ian accetta ragazzi, anche perché non è che aveva chissà quali alternative. Al suo posto infatti viene promosso Paul Patel, che era stato assunto appunto su raccomandazione di Ian solo 2 mesi prima. Tengo a sottolineare però che nonostante tutto Paul lavorerà sempre a stretto contatto con Ian, tenendo altamente in considerazione la sua opinione come anche la sua guida. Paul infatti, da quello che si capisce, si dissocia totalmente dall'atteggiamento ostile di Elizabeth e Sunny e non usa mai la sua posizione per sopraffare Ian, anzi reputa il trattamento che loro hanno riservato all'uomo ingiusto. In generale, i dipendenti che come Ian erano stati assunti quando Theranos era ancora agli albori stavano per essere sostituiti piano piano, uno dopo l'altro. Elizabeth in pratica stava rimpiazzando tutta la vecchia guardia, cioè le persone che erano considerate più esperte e più critiche nei suoi confronti, e le stava sostituendo piano piano con nuovi arrivati, spesso persone alle prime armi, quindi senza esperienza, più facili da manipolare e controllare. Più tardi, quando Theranos si trasferisce nel vecchio edificio che Facebook utilizzava agli inizi quando è stata fondata,
fondata, Elizabeth prende anche un'altra decisione umiliante. Decide di togliere a Ian il suo studio privato e di fatto lo declassa ulteriormente. È di sicuro un modo chiaro per fargli capire quanto ormai fosse considerato irrilevante. Ian infatti prova a chiedere aiuto perché quella situazione lo stava distruggendo emotivamente e quindi cerca di, diciamo, trovare conforto da un ex collega, un certo Tom Brammett. I due si erano conosciuti nel 2010 e questo quando Tom era entrato a far parte di Theranos. Anche Tom era un ingegnere sulla sessantina, infatti lui aveva lasciato l'azienda poco prima e questo dopo aver visto gli atteggiamenti manipolatori di Elizabeth e Sunny. E Tom in seguito racconta che una volta era persino uscito furioso da una riunione perché Elizabeth e Sunny pretendevano di assumere personalmente le persone che poi avrebbero dovuto lavorare sotto di lui, una cosa assurda perché in teoria avrebbe dovuto occuparsene Tom. Ma quella volta è stato proprio Ian a convincerlo a restare. Tom accetta, ma subito dopo si rende conto molto presto che quegli atteggiamenti erano la norma e così poi decide di lasciare definitivamente la compagnia. Un giorno Tom incontra Ian per pranzo, un pranzo che in realtà Tom aveva già programmato con un amico giapponese che non vedeva da tempo. Ian si era praticamente imbucato all'ultimo, possiamo dire, ma nonostante appunto lui sapeva che i due non sarebbero stati soli, decide comunque di presentarsi. E già questo di per sé sorprende Tom perché lui spiega che il ristorante che aveva scelto per il pranzo era molto lontano dagli uffici di Theranos e come racconta Elizabeth faceva sempre recapitare i suoi pranzi ai dipendenti. Questo ovviamente con l'obiettivo di impedire loro di uscire e perdere tempo. Quel giorno quindi i tre si incontrano e pranzano insieme, ma Tom nota qualcosa di strano, cioè che l'espressione di Ian era come triste, aveva lo sguardo perso nel vuoto, uno sguardo che col senno di poi Tom interpreta come una richiesta di aiuto. Tuttavia quel giorno Ian decide di non parlare, rimane in silenzio e praticamente fa finta di nulla, ma la salute mentale dell'uomo nel frattempo continuava a peggiorare. Ora, Ian aveva già cominciato a diradare la sua presenza in ufficio, cominciava a lavorare meno ore del solito, come anche ad isolarsi, ma poi, quando magari pensava che le cose non potessero andare peggio di così, arriva un ulteriore colpo. Gli viene notificato che dovrà testimoniare nel processo di Theranos contro Richard Fewitz e vi ricordate di Joseph Fewitz? Lo avevamo nominato all'inizio del primo video. Se vi ricordate, lui descriveva i genitori di Elizabeth come ossessionati dalla grandezza passata della loro famiglia. Ecco, Richard Fewitz è praticamente suo padre, è un medico, è un inventore, è ironia del destino e anche un amico storico della famiglia Holmes. Theranos in pratica lo accusa di aver rubato dei brevetti, una causa questa che sarà tra l'altro molto dibattuta, alla faccia della lunga amicizia con la famiglia. Richard afferma che l'avvocato di Theranos, David Boyce, avrebbe usato delle tattiche intimidatorie contro di lui, ma nonostante tutto riesce a dimostrare che Ian Gibbons in realtà sarebbe un testimone chiave e a quel punto Ian entra in una spirale psicologica sempre più profonda. Lui che per segreto professionale non poteva parlare con nessuno, non sa cosa fare, ma decide comunque di confidarsi con l'unica persona di cui si fidava davvero, ovvero Rochelle. Dovete sapere che la moglie di Ian, Rochelle, è anche un'avvocata specializzata in proprietà intellettuale dei brevetti. Così, durante una passeggiata, Ian rivela alla moglie che Elizabeth figura come inventrice di tutti i brevetti di Theranos, ma in realtà lei non aveva mai dato nemmeno un piccolo contributo scientifico a quei brevetti. Rochelle, appena lo sente, sgomenta, gli dice apertamente che se questa informazione fosse in qualunque modo saltata fuori, tutti i brevetti sarebbero stati invalidati automaticamente. E Ian quindi si ritrova improvvisamente in una situazione terribile perché lui conosce la verità, ma si trova incastrato tra il rivelare questa verità scientifica e il rischio di distruggere completamente l'azienda per cui lavorava. Quindi potete capire che la pressione era enorme, era diventata insopportabile perché Ian non voleva essere coinvolto nel caso,
ma non voleva nemmeno essere licenziato, aveva 67 anni e quindi temeva, a ragione, che nessuno avrebbe più potuto assumerlo. Prova quindi a chiedere un incontro con Elizabeth per chiedere un cambio di mansione e la segretaria gli fissa un appuntamento. Ma Ian, senza alcuna ragione concreta, comincia a convincersi che l'incontro serviva per licenziarlo. E ragazzi, se ci pensiamo bene, questo costrutto mentale di Ian ha senso, cioè ha senso che lui pensi questo, perché Elizabeth e Sunny lo hanno praticamente mobbizzato per tantissimo tempo, lo hanno demansionato così tante volte nel corso degli anni che lui era impaurito, psicologicamente era instabile, pensava che questo demansionamento sarebbe continuato fino ad arrivare al licenziamento. In pratica, ragazzi, lo hanno bollito piano piano a fuoco lento, come la storia della rana che conosciamo tutti, no? La rana che viene bollita piano piano per fare in modo che lei non si accorga che c'è un pericolo, ma poi quando se ne accorge è troppo tardi, perché è talmente debilitata dal calore dell'acqua che non ha più le forze di saltare fuori. E questa è la dinamica del mobbing, quel mobbing costante che magari è un po' invisibile, ma che è subdolo e che quindi poi attecchisce nella mente di chi lo subisce, al punto da portare, nel caso in questione, Ian a pensare che quindi ogni cosa nascondesse un'intenzione negativa nei suoi confronti. E ragazzi, la paranoia a ragionare per lui, e la frustrazione che diventa ansia, e lo stress che diventa paura e che lentamente poi divora tutto. Infatti da quel momento le cose cominciano a precipitare. Ian inizia a bere pesantemente e il suo equilibrio emotivo praticamente si sgretola giorno dopo giorno. Il 15 maggio del 2013 Ian riceve una chiamata da uno degli avvocati di Theranos, che gli comunica appunto che gli avvocati di Fewitz, di Richard Fewitz, non volevano attendere oltre, avevano quindi fissato la data per la deposizione di Ian al 17 maggio, ovvero solo 2 giorni dopo quella chiamata. Gli avvocati di Elizabeth quindi gli consigliano subito di non presentarsi, gli dicono di fingersi malato e gli inviano persino un certificato medico che era già pronto via mail. Lui praticamente doveva soltanto firmarlo. E questo, ragazzi, era l'espediente perfetto per evitare quella testimonianza, ma c'è da dire che a quel punto qualcosa nella mente di Ian si spezza. Definitivamente. La mattina del 17 maggio alle 7:30 Rochelle nota che la porta del bagno è chiusa, la luce è accesa e quindi lei decide di bussare. Chiama anche Ian, ma non riceve nessuna risposta. Preoccupata, Rochelle decide di aprire la porta perché lei pensa che magari il marito abbia avuto un malore e invece poi quando la apre trova il marito che è piegato su se stesso, seduto, quasi ingobbito. Ian infatti respirava a malapena e così Rochelle decide di chiamare il 911. Ian praticamente viene trasportato d'urgenza alla Stanford Hospital e purtroppo morirà solo dopo 8 giorni di agonia. Ian non aveva avuto un malore. La sera prima aveva ingerito vino e paracetamolo, che è una combinazione letale, una dose così alta che secondo i medici avrebbe persino ucciso un cavallo. E Ian, da scienziato, tra l'altro, sapeva perfettamente cosa stava facendo. E ora penserete che Elizabeth, venuta a conoscenza di questa tragedia, abbia mostrato per la prima volta un minimo di umanità nei suoi confronti, no? Che magari abbia concesso qualche parola di conforto, un gesto, un supporto. E no, niente di tutto questo. La prima cosa che fa Rochelle è quella di avvisare la segretaria di Elizabeth della morte del marito e poco dopo riceve di rimando una chiamata che non sono delle condoglianze, non è nemmeno un messaggio di vicinanza. La segretaria la invita a presentarsi negli uffici di Theranos per restituire il laptop di Ian. Esatto, ragazzi, avete capito bene. Cioè l'unica preoccupazione di Elizabeth era riavere il computer di Ian, non per esprimere dolore per la perdita di un uomo con cui aveva comunque lavorato per anni, non per dare un supporto e lenire il dolore di questa povera donna che stava soffrendo, ma solo per il laptop, perché dentro c'erano delle informazioni troppo
troppo sensibili e tanto bastava perché lei lo riportasse subito indietro. Ma non è finita, perché Elizabeth non ha mica detto a qualcuno della morte di Ian. Infatti molti colleghi venuti a sapere della sua morte pensavano inizialmente che prima magari lui si fosse preso un lungo periodo di pausa per una malattia, perché credevano che appunto il suo cancro fosse tornato. Dovete sapere che nel 2007 Ian aveva affrontato un tumore al colon, aveva fatto comunque tutta la sua chemioterapia e fortunatamente era guarito, ma quando i colleghi hanno saputo della sua morte, inizialmente hanno pensato che fosse a causa del cancro, perché Elizabeth non aveva chiarito la situazione, non aveva comunicato quello che era accaduto, cioè in pratica lei non aveva spiegato nulla. E onestamente ragazzi, forse non sorprende perché abbiamo visto che persona fosse Elizabeth. Lei non si era nemmeno premurata di omaggiarlo, come si fa normalmente quando un collega muore, soprattutto un collega di lunga data, appunto come Ian. Tom Nugent, amico e collega di Ian, a quel punto si arrabbia tantissimo e quindi decide di fare quello che avrebbe dovuto fare Elizabeth, ma che non ha mai nemmeno pensato di fare. Infatti scarica tutti i brevetti in cui compariva il nome di Ian, li allega a una sua foto e poi manda questa mail a 2 dozzine di colleghi. Lo fa per onorarlo, lo fa per ricordarlo, per dargli quella dignità che Elizabeth praticamente gli aveva negato per tantissimi anni. E mentre gli altri provavano a rendere omaggio a Ian, Elizabeth era impegnata a fare altro, perché poco dopo la morte dell'uomo, Rochelle riceve una lettera dagli avvocati di Theranos ed è, ragazzi, una lettera fredda, breve, diretta ma minacciosa, in cui praticamente la intimano di non parlare con nessun giornalista, di non dire niente su quello che Ian aveva visto o fatto nei suoi 10 anni dentro Theranos, perché altrimenti loro le avrebbero fatto causa. Ora, nel 2015 John Carreyrou, come sappiamo, pubblica il famoso reportage sul Wall Street Journal e in quell'articolo emerge qualcosa che è ancora più inquietante. Infatti emerge uno scambio di email tra Elizabeth e Sunny in cui sostanzialmente parlavano di intentare una causa contro Rochelle Gibbons. Esatto, una vedova che stava soffrendo per la perdita del marito, che era appena stata colpita da una tragedia, proprio lei. Ma ovviamente Rochelle non si lascia intimidire, anzi, dopo lo scoppio dello scandalo parla pubblicamente più volte, racconta la verità, racconta tutta la storia di suo marito, racconta le pressioni che aveva ricevuto, le intimidazioni che poi Elizabeth e Sunny hanno rivolto anche a lei e soprattutto racconta l'agonia di Ian durante quegli anni a Theranos. E tra l'altro lei lo dice chiaramente, se Ian non avesse lavorato per Theranos, oggi sarebbe ancora vivo e la responsabilità quindi della sua morte per lei sarà sempre e solo di Elizabeth e Sunny. Dopo tutto quello che abbiamo raccontato è inevitabile soffermarsi sulla personalità e sulla psicologia di Elizabeth Holmes, perché Elizabeth ha sicuramente lasciato lungo il suo percorso una serie di segnali, di frammenti come anche di indizi, segni che col senno di poi suggerivano che il suo non fosse semplicemente il sogno ambizioso di cambiare il mondo, ma piuttosto un desiderio che poi è diventata ossessione, un bisogno estremo, incontrollabile di prevalere ad ogni costo. Infatti, più andava avanti con la sua narrazione, più Elizabeth offuscava ciò che forse all'inizio era anche sincero, cioè ad un certo punto lei perde completamente l'orientamento etico, quello che ti guida, quello che ti fa capire come rapportarti con le persone, come prendere le decisioni giuste, come gestire il potere. Infatti la fascinazione per il potere e il successo era evidente già da quando Elizabeth era piccola e come tanti CEO della Silicon Valley, anche Elizabeth poi sceglie ad un certo punto di lasciare l'università prima della laurea. Elizabeth era convinta che il valore non fosse nel titolo, ma più nella visione. Emulare quindi figure come Mark Zuckerberg e Steve Jobs non era soltanto un sogno per lei, era una strategia o forse un'ossessione. Con Steve Jobs poi questa ossessione supera ogni confine, ne imita lo stile, i modi, persino la voce, la abbassa e la rende impostata per sembrare più autorevole ed è una costruzione tra l'altro molto consapevole di un personaggio, è proprio una maschera. Il punto ragazzi è che Elizabeth non si sentiva abbastanza così com'era, cioè lei credeva che per essere credibile di fronte al mondo non bastasse soltanto il contenuto, serviva anche la forma.
forma e indubbiamente lei aveva talento nella comunicazione perché si sapeva raccontare, sapeva affabulare e qualcuno infatti l'ha definita una visionaria, altri l'hanno definita una manipolatrice, ma secondo me la verità, come sempre, sta nel mezzo. It turned out he had a nub on his elbow, and we talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on his arm. And sure, over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. Una cosa però ragazzi è certa, Elizabeth era abilissima nel fare gaslighting perché lei sapeva ribaltare sicuramente tutte le accuse, sapeva instillare il dubbio, sapeva far vacillare persino chi aveva visto con i propri occhi quello che accadeva ed è qui che secondo me poi una persona come lei diventa davvero pericolosa perché in un contesto lavorativo tutto questo crea un sistema molto chiuso, un ambiente malato, coercitivo, una realtà che distorta da chi detiene il potere e chi invece prova ad opporsi viene isolato, semplicemente perché quel potere non ce l'ha. Alcuni come Erika e Tyler hanno trovato la forza di uscirne, ma persone più sensibili, più fragili, come ad esempio è stato il caso di Ian Gibbons, vengono travolte e nel suo caso il prezzo è stato tragico. Tutto questo sistema, questa mania di grandezza è stata alimentata anche dal contesto che circondava Elizabeth. Infatti alle sue spalle aveva persone che erano molto potenti, quindi non solo ricche, figure che sicuramente hanno scritto la storia politica degli Stati Uniti, uomini che sicuramente finiranno nei libri di storia per quel che ne sappiamo, quindi chi altro poteva vantare un consiglio di amministrazione con gente di questo calibro? Probabilmente ragazzi nessuno, nemmeno le big tech più famose e questa presenza così importante serviva a legittimarla, a renderla credibile, a darle un'aura diversa perché diciamocelo, non basta cambiare il tono della voce per essere presi sul serio. Il 7 maggio del 2023 il New York Times pubblica un articolo che è stato molto dibattuto perché racconta la nuova Elizabeth Holmes, che ora si fa chiamare Liz Holmes. E nell'intervista Elizabeth ammette che sì, la sua voce era finta, lei dice che la usava per farsi rispettare in un mondo che è dominato da uomini più grandi di lei e con molti più soldi. Infatti l'articolo viene criticato non perché racconti questa parte di lei, ma perché sembra quasi volerla discolpare, ma in fondo era prevedibile che poi nel tempo Elizabeth, in un certo senso, provasse a ripulire la propria immagine pubblica. C'è un elemento però che secondo me merita attenzione e non riguarda soltanto Elizabeth. È un pattern che emerge spesso quando una persona rischia una condanna ed è il tema degli abusi. Infatti durante il processo Elizabeth racconta di essere stata vittima di abusi quando studiava a Stanford. Lei su questa storia non dà molti dettagli e ovviamente non sappiamo se sia vero o meno perché mi pare che comunque non abbia nemmeno fatto il nome della persona che avrebbe abusato di lei. Ma ragazzi, quello che appare evidente in tutta questa storia è che questo avvenimento viene integrato in quella che era tutta la strategia difensiva di Elizabeth. Serve infatti a dipingere la stessa Elizabeth come una donna segnata, fragile, manipolabile e lo stesso schema viene anche applicato e ripetuto a quella che era la sua relazione con Sunny. Elizabeth infatti lo descrive come e coercitivo e se ci pensate questo arriva in un momento in cui la posizione di Sunny era già molto compromessa. Ricordate cosa raccontavano Erika e Tyler come anche gli altri dipendenti su di lui? Dicevano che Sunny era molto collerico, che era molto aggressivo e che creava un clima tossico. Quindi la testimonianza di Elizabeth in questo contesto non fa che rinforzare questa immagine negativa. Ora, che sia verità o strategia, anche qui non lo sappiamo, ma è chiaro che questo dettaglio pesa. E secondo me tutta questa storia ha contribuito al fatto che Sunny abbia ricevuto poi alla fine una condanna più severa rispetto ad Elizabeth, perché come dicevamo prima, le giurie non sono giudici, sono persone comuni, emotive, sensibili ai racconti personali, come anche sensibili alle storie e alle emozioni che appunto vengono raccontate. E immaginate l'effetto. Elizabeth che racconta di abusi, Sunny che invece decide di non testimoniare. I due impatti sono completamente diversi e io non posso che chiedermi come può una difesa
pensare che non far testimoniare il proprio assistito sia una buona strategia dopo accuse così pesanti? Sicuramente forse farlo testimoniare era molto rischioso, quindi loro avranno preso molto in considerazione questo aspetto, ma a quel punto che cosa aveva da perdere? Tanto valeva testimoniare e cercare di difendersi in qualche modo. Comunque Elizabeth era bravissima nell'usare le parole e questo non glielo toglie nessuno, perché lei incarnava alla perfezione il principio del fake it until you make it, cioè fingere finché non ce la fai, e lei fingeva benissimo. Infatti durante il suo TED Talk lei racconta la storia dello zio che era morto di cancro. Spoiler, anche questo era tutto falso, ma per anni tutti ci hanno creduto perché lei faceva leva sulle emozioni, al punto che nessuno per tantissimi anni si è chiesto davvero come funzionasse Edison, oppure se banalmente questa storia dello zio fosse vera. Tutti erano troppo impegnati ad immaginare come sarebbero cambiate le loro vite grazie a quell'invenzione, ed Elizabeth lo sapeva. I dipendenti infatti ricordano soprattutto il suo ottimismo instancabile. Se vi ricordate di questa cosa ne abbiamo parlato all'inizio del primo video. Il modo in cui parlava, la passione e la convinzione che ci metteva, riusciva a convincere chiunque. Lo stesso, ragazzi, vale per gli investitori come anche per i partner, perché lo dicono tutti. Tutti hanno creduto a Theranos perché hanno creduto ad Elizabeth, ed è questo il cuore della manipolazione, un ottimismo che è così forte e convincente da diventare ipnotico, quasi incontestabile. Ora, naturalmente, ragazzi, l'ho detto prima e lo ripeto ora, non sto dicendo che le persone ottimiste siano manipolatrici, ci mancherebbe, anzi, tutto il contrario, ma nel suo caso l'ottimismo era sicuramente uno strumento, un'arma, un mezzo per dire seguitemi, io vi porterò alla soluzione, anche quando la soluzione non esisteva, e anche quando il problema, cioè il famoso elefante nella stanza, c'era ed era enorme. Comunque la manipolazione di Elizabeth riusciva a nasconderlo e lo faceva molto bene. Nel 2015, per facilitare il business di Theranos, Elizabeth spinge per l'approvazione dell'House Bill 2645 in Arizona. Prima di allora infatti era necessario avere una prescrizione medica per fare un prelievo. Con questa legge però diventa possibile farlo liberamente, senza ricetta e a libero accesso. Ovviamente questa legge era soltanto per l'Arizona, ma in un certo senso doveva segnare una sorta di punto d'inizio. Di fatto Elizabeth apre le porte al mercato per Edison, e questo, ragazzi, secondo me la dice lunga sull'influenza politica che Elizabeth riusciva ad esercitare. Ora, dopo il crollo di Theranos arriva un patteggiamento da 4,65 milioni di dollari. Questi soldi in pratica sono destinati ai 76.000 residenti dell'Arizona che avevano fatto il test attraverso Edison tra il 2013 e il 2016, ma nonostante tutto, nonostante ci sia stato insomma questo rimborso per questi pazienti che avevano beneficiato insomma di questa legge, la legge comunque rimane tutt'oggi in vigore, e questo fa capire anche quanto potere avesse accumulato Elizabeth. E poi c'è anche la vita privata di Elizabeth, quella che lei ha avuto dopo lo scoppio dello scandalo. Infatti dovete sapere che prima del processo Elizabeth rimane incinta del suo attuale compagno, mi pare nonché marito, per ben 2 volte. William Billy Evans è erede di una grande catena di hotel fondati dal nonno nel 1953, e molti hanno speculato sul fatto che Elizabeth praticamente l'abbia fatto apposta, che abbia usato appunto la sua gravidanza o le sue gravidanze per ottenere empatia, rinvii come anche attenuanti, e in parte è riuscita a rimandare il processo, ma non ad evitarlo del tutto. Lei ha sempre sostenuto di non averlo mai fatto per ottenere vantaggi, dice che non aveva mai pensato di finire in prigione, era molto ottimista anche qui. E parlando di manipolazione non possiamo ovviamente dimenticare di tutte le persone che ha poi davvero influenzato. Non parliamo ora soltanto di Sunny o di Ian Gibbons, parliamo anche di chi ha avuto il coraggio di denunciare. Tyler, ad esempio.
Tyler racconta che tutta quella storia aveva devastato il suo equilibrio familiare e soprattutto aveva devastato quello che era il suo rapporto con il nonno, George Schultz. Secondo il racconto del nipote, George era quel tipo di persona che ci teneva molto all'etica. Lui infatti aveva sempre insegnato a Tyler a fare la cosa giusta, a non tradire i propri valori, come anche a non perdere se stesso banalmente per un lavoro. Tyler questo consiglio, sempre secondo quanto racconta lui, lo segue alla lettera. Ma il nonno, ironicamente, decide di non ascoltarlo. Cioè, nel caso di Theranos, George continua a sostenere Elizabeth, continua ad invitarla agli eventi familiari, come se nulla fosse, e Tyler ha affermato che certo che già in quel periodo Elizabeth lo stesse facendo pedinare. Quando lo scandalo è scoppiato, Tyler ha ammesso che per un periodo di tempo non aveva più parlato con il nonno, ma verso la fine del 2019, cioè poco prima della sua morte, George decide di chiamare Tyler, gli chiede di andare gentilmente a casa sua e una volta insieme gli racconta una storia. Gli racconta che in un anno, che però Tyler non specifica nella sua intervista, durante la settimana della flotta a San Francisco, la Marina era entrata con le navi all'interno della baia. Ora, in quell'occasione, George aveva invitato Elizabeth a tenere un discorso ad un gruppo di marinai su una corazzata della Marina statunitense. Ad un certo punto Elizabeth si era alzata in piedi, aveva guardato quegli uomini e quelle donne in faccia e aveva detto loro quanto fosse onorata di essere lì, aggiungendo quindi che il lavoro della sua vita avrebbe salvato le vite dei militari americani. George racconta a Tyler che non avrebbe mai creduto possibile ad una cosa del genere, cioè lui gli spiega che non avrebbe mai potuto immaginare che una persona come Elizabeth potesse alzarsi davanti ai giovani che avevano scelto tra l'altro di rischiare la propria vita per il paese e mentire loro con quella stessa sicurezza, convinzione e naturalezza con cui aveva fatto Elizabeth. Per Tyler ovviamente questo è un momento significativo perché è la prima volta che sente letteralmente il nonno associare la parola menzogna al nome di Elizabeth e lui nell'intervista dice di aver provato un profondo sollievo perché finalmente per la prima volta stavano vedendo entrambi la stessa realtà, lo stesso mondo. Tyler racconta che il nonno non gli ha mai chiesto scusa esplicitamente, ma conoscendolo, quella storia raccontata tra l'altro in quel preciso momento era come se fosse il suo modo personale di farlo. Intanto le ultime novità su Elizabeth riguardano alcune dichiarazioni fatte da lei negli ultimi 2 anni. Da quando è stata condannata lei non ha fatto altro che proclamare la sua innocenza e dice che da madre passare 11 anni lontana dai figli equivale ad una tortura. Quindi ragazzi è inevitabile pensare un po' che con queste parole lei voglia dare una conferma delle tante speculazioni che si sono fatte su di lei e sulle sue gravidanze. Speculazioni che ovviamente rimangono tali perché noi non lo sappiamo se lei è rimasta incinta per evitarsi il carcere. In un'intervista di marzo del 2025 Elizabeth dichiara che è più determinata che mai a lottare per la sua libertà. Lei dice di essere convinta che la verità alla fine la scagionerà. Ora, prima di entrare nell'ultima parte di questa storia, ci tengo però a fare una piccola premessa. Questo video, come tutto quello che riporto su questo canale, ha uno scopo esclusivamente informativo. Noi non siamo qui per alimentare giudizi, ostilità o campagne d'odio. Per questo vi chiedo gentilmente la cortesia di ascoltare quello che sto per dirvi con spirito critico, ma anche con equilibrio. Noi non possiamo conoscere le reali intenzioni del marito di Elizabeth Holmes, cioè Billy Evans. Non possiamo quindi neanche presumere che lui stia ripercorrendo consapevolmente le stesse orme del passato che sono state intraprese dalla moglie e non sarebbe nemmeno corretto speculare dicendo cose che in realtà non sono. Detto questo e inserita questa premessa che secondo me era essenziale prima di andare avanti, possiamo dire che nel 2024 Billy Evans fonda una sua startup biotecnologica chiamata Emantus. Anche questa è operativa in modalità stealth e l'azienda, proprio come Theranos, si propone di sviluppare dei test diagnostici non invasivi
basati però sulla spettroscopia Raman. Questa tecnica utilizza la luce per analizzare campioni biologici, quindi sangue, urine, saliva, le solite, e serve per individuare biomarcatori che poi sono legati a malattie gravi come la SLA e alcuni tipi di tumore. Ora, il sito ufficiale della società è online, ma tutte le informazioni sono risicate, diciamo ridotte all'osso. Non viene descritto il funzionamento preciso della tecnologia, non ci sono dettagli sul piano di sviluppo, non vengono mostrati dati preliminari, ma nonostante questo, Emantus ha raccolto più di 18 milioni di dollari in investimenti e punta addirittura ad arrivare a quota 50 milioni. Ora, alcune fonti che però ragazzi vanno prese con molta cautela suggeriscono che Elizabeth Holmes stia fornendo una consulenza non ufficiale, ma la startup ha subito chiarito pubblicamente che lei non ricopre alcun ruolo formale e che la tecnologia non ha nulla a che fare con quella che era stata sviluppata da Theranos. Ora, Billy Evans dal canto suo ha subito dichiarato che questa non è una Theranos 2.0. Infatti il team attuale della società è anche abbastanza contenuto, parliamo di 10-12 persone, molte delle quali avevano già collaborato o lavorato con Evans ai tempi di Luminar Technologies. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo deep dive sulla storia di Theranos. Io spero davvero che il format vi sia piaciuto e soprattutto spero che questa storia vi abbia fatto riflettere almeno quanto ha fatto riflettere me mentre la raccontavo, mentre cercavo insomma le fonti. Infatti il mio obiettivo è creare uno spazio in cui possiamo fermarci insieme, ragionare magari su certe cose, analizzare quindi le vicende che spesso passano in secondo piano, ma che poi in realtà dicono tantissimo su come funziona davvero il nostro mondo. Se anche una sola persona guardando questo video ne esce un po' più consapevole, allora tutto questo lavoro per me avrà avuto un senso. Vi chiedo di avere tanta pazienza perché è ancora il mio primo video, quindi sto cercando ovviamente di migliorarmi il più possibile per raccontare le storie in maniera più fluida, quindi senza sembrare magari troppo ridondante. Per chi se lo stesse chiedendo, lui è Neko, che però in casa chiamiamo tutti Machineko, ve lo faccio vedere un attimo. E penso che sarà il nostro ospite fisso in queste puntate. Lui ogni volta che mi vede tra l'altro qui a fare i miei video vuole sempre entrare in stanza, quindi diciamo che non me la sento di lasciarlo fuori. Lo vedremo molto spesso, direi. Io ancora una volta vi invito ad iscrivervi al nostro canale, a mettere un mi piace e a commentare, perché per voi magari sono 2 secondi, può essere anche un click, ma per noi sono veramente la vita, la ricompensa di tutto questo lavoro. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo episodio. Io vi chiedo di prendervi sempre cura di voi e soprattutto di stare attenti quando girate su internet. Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!